Ciao a tutti belli di casa e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta ma piena d'amore. Oggi è il 6 aprile, è il Carbonara Day, il giorno mondiale della carbonara. Ho chiesto alla mia community se volevano che io facessi un'altra ricetta della carbonara perché le ho fatte di tutti i tipi. Carbocrema, carbonara anni 80, carbonara con l'albume separato dal tuorlo, ho fatto tantissimi tipi. Oggi farò un'altra modalità differente perché se faccio sempre la solita, si sa ormai, guanciale, crema, quello, tuorlo, bla bla bla. Oggi faccio quella che io quando sto a casa me la faccio senza nessun problema e se la mangiano tutti quanti perché è buonissima, quindi senza stare dietro tutte queste regole strane, tosta quello, fai quell'altro, che è una carbonara semplice che ci fa star bene, quindi la carbonara della domenica nel Carbonara Day. Andiamo, dai. Allora, questa versione la farò con la pancetta fresca, pancetta tesa, affumicata, piccante, come al pepe, quella che a voi piace di più. Io userò quella al pepe, già ho tolto tutto il pepe, ho tolto tutto quanto e mi darà un sapore incredibile. Insieme alla pancetta c'è anche una bella parte di grasso, quindi questa è una bella pancetta. Vado a mettere qualche gocciolina di olio extravergine, ma appena e inizio a far soffriggere tutto insieme. Nel frattempo qui ho un mix di pecorino e grana padano, ho fatto 2 cucchiai e 2 cucchiai, si vede anche dal colore la differenza del colore, differenza di taglio. Questo è pecorino tagliato lungo e il grana è tagliato sottile, ok? Vado a mettere 2 uova, no tuorli, 2 uova intere. Vi posso assicurare che viene lo stesso, cremosa e ottima. Insieme metto direttamente il pepe grattugiato fresco, eccolo qua, ce l'ho, non è quello dentro, quello già pronto, infatti non è abbastanza, ne gratto altro. Tanto pepe, ci va tanto pepe ragazzi, se non vi piace il pepe non potete mangiare la carbonara, questo è poco ma sicuro. Niente sale, assolutamente niente sale, perché tra pancetta e pecorino la sapidità arriverà ovunque, quindi anche nell'acqua della pasta poco sale, pochissimo. Andiamo a mescolare tutto insieme. Solitamente io metto 2 uova a porzione, ok? Quindi per tutti quelli che diranno il colesterolo di qua e di là, ragazzi, nelle uova non c'è il colesterolo, ok? È una cavolata incredibile quella che tutti quanti pensano, e poi è stata smentita da tutti, no? Che chi mangia uova c'ha il colesterolo. Il contrario, chi mangia i cereali c'ha il colesterolo, chi mangia il riso c'ha il colesterolo, chi mangia la pizza ha il colesterolo. Le uova se ne possono mangiare fino a 1 al giorno tutta la settimana e non succede niente. Quindi 2 a porzione della bella carbonara ci stanno tutte, non limitatela. Adesso la pancetta è bella croccante, andiamo a rimuovere. Ovviamente tutto quello che io faccio con la pancetta lo potete fare col guanciale, scegliete quello che piace di più a voi, ma le mie ricette col guanciale ne trovate una marea sul mio canale, quindi perché fare un'altra ricetta identica? Adesso aspettiamo un po' la pasta. Già so che tanti diranno ma questa non è carbonara perché ci va il guanciale, perché non ci va l'albume, perché la carbocrema. A parte il fatto che la carbocrema non è la carbonara originale. La carbonara originale è quella che facevano le nonne, le mamme con l'uovo cotto, ok? E poi io dico, ma se avete un ristorante, se avete non lo so, degli ospiti a casa che hanno una determinata, dice a me il guanciale non mi piace, ma puoi fare qua la pancetta per favore se veniamo a cena, o vengo nel tuo ristorante e ti dico me la puoi fare, così che dici no perché questa non è carbonara. Tu fai quello che piace agli altri, fai quello che piace a te. A me questa piace, agli altri anche, perché dovrei non farla? Per non sentire i fenomeni del web? Qua non succede questo, web. Adesso la pasta si è piegata, ma è molto al dente. Cosa significa si è piegata? Che lo spaghetto non è più dritto, perché faremo spaghetti carbonara, non è più dritto ma si piega così, vedete? Si piega. Quindi dal momento in cui si piega io lo passo nel grasso della pancetta, così, mi ci porto un mestolino di acqua per finire la cottura in padella, così, fino a fine cottura e andiamo avanti. Addirittura ho sentito i fenomeni che l'amido fa male, adesso l'amido fa male. Il riso e patate era un piatto che si dava all'ospedale,
Adesso fa male, fa tutto quanto male nel 2020, incredibile, dovremmo essere tutti quanti morti noi degli anni 70-80 eppure chi c'è qua. Nel frattempo che la pasta si sta finendo di cucinare in padel, io che faccio? Prendo la parte della pancetta croccante, sentite? Bella croccantona, e la sminuzzo una parte, non tutta quanta, e poi voi potete fare quello che vi pare, però la faccio molto molto fine. Qui ci siamo quasi, vedete che bella cremina che ha tirato fuori qui. Ah, spettacolo, dai, spettacolissimo. Che facciamo? Spegniamo il fuoco, facile facile, facciamo girare un po' la pasta così che la temperatura si abbassa, no? Un pochino, tipo un 20 secondi, così, e a questo punto che si fa? Si mette tutto l'uovo pecorino e grana o parmigiano reggiano, quello che volete, io c'avevo il grano, ho messo il grano, così, e la pancetta che ho sminuzzato, ok? In più do una bella grattugiata ancora di pepe, oltre a quello che già c'era dentro, perché la carbonara lo richiede, e andiamo a mescolare tutto quanto così, sempre a fuoco spento, Mamma mia che profumo, ragazzi, che profumo di carbonara day, che profumo di domenica, mi ricorda proprio le domeniche in casa mia. Andiamo col calore della padella senza fuoco, quindi lo lasciate sul fornello caldo così che l'uovo si pastorizza, perché basta andare oltre i 60 gradi e l'uovo è pastorizzato, quindi la padella è molto più di 60 gradi. Continuiamo a girare così fino a quando non diventa più denso ma non cotto. Se vedete che è troppo liquido, fate come me, date una botta di fuoco, scaldate ancora un po' e poi spegnete, ok? Però non deve venire, almeno questo tipo, questa preparazione qua non deve venire la frittata, deve venire una cosa cremosa, non deve essere troppo liquida perché stomaca, e quindi una via di mezzo. Allora, dopo questo giochino un paio di volte di fuoco accendi spegni e scalda la padella, eccoci qua, questa è la cremosità perfetta per questa carbonara della domenica. Spettacolo. Adesso andiamo ad impiattare questa meraviglia, che spettacolo è. Ma riuscite a vedere la cremosità di questo piatto? Guardatela qua, perché con l'albume, secondo tutti gli altri scienziati in TV, non viene la crema. Ma per favore, ma state zitti, ma guardate qua che robetta, ma imparatevi a vivere, imparatevi a cucinare invece di stare a parlare davanti a una telecamera, perché prima di parlare davanti a una telecamera bisogna fare una ventina d'anni di cucina professionale, cosa che non succede più. Ormai si va in TV, dice ma dove lavoravi tu? Io in TV, e poi prima YouTube, e prima ancora TikTok, quindi in cucina c'è sempre stato, perfetto. Mettiamo una bella sbruffatina di pepe, c'è un profumo che ho l'acquolina in bocca, il nostro guancialone, sì, guancialone, pancetta, pure io mi frego da solo, la nostra pancetta o guanciale, come ho già detto, e una piccola nevicata ancora di pecorino. Così, ragazzi miei, buon carbonara day a tutti. Allora, cuccioli increduli, auguri, perché tutti quanti siamo figli della carbonara, tutti. A chi è che non piace la carbonara? Ha attraversato il pianeta intero questa ricetta qui, fatta un po' così, un po' cosà, ma alla fine la cosa importante è che siamo tutti felici di stare a tavola davanti a un piatto che si chiama carbonara. E adesso, cuccioli curiosi, non siete curiosi di assaggiare questa meraviglia? Questa cremosità immensa, questo sapore così intenso, la storia dell'Italia, di Roma, di tutto il centro, ma di tutta la nazione, dai, perché questa è di tutti, come tutte le cose buone. Andiamo. Eccoci qui, questo è, diciamo, il simbolo di Roma, anche se tanti dicono ma in realtà la ricetta è abruzzese. Sì, ma se dici carbonara te viene in mente il Colosseo, non l'Abruzzo, quindi dai, per favore, cerchiamo di fare 1+1 e guardare meno Wikipedia, che è meglio. La carbonara, ragazzi miei, è quel tipo di pasta che quando lo metti, appena lo metti sulla lingua, tu dici sto a casa, è troppo bello. Rifate passo passo quello che ho fatto io e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, io sto qui e rispondo a tutti quanti, non sono come gli altri.
Auguri ragazzi, che